baci con i baci della tua bocca, le tue tenerezze sono più dolci del vino. Così inizia un insospettabile libro della Bibbia, il Cantico dei Cantici. E potremmo pensare che i baci non sono dei veri baci, che le carezze non sono dei veri gesti di affetto di due amanti. Potremmo pensare che il testo sia semplicemente un'allegoria. Così nei secoli è stato visto. Nella realtà però, se lo si legge bene, il Cantico dei Cantici è un poema che narra l'amore appassionato, travolgente di due amanti. Capiamoci bene, non è stato così semplice arrivare al fatto che oggi, nella festa di Pasqua, nelle sinagoghe, si legga il testo del Cantico dei Cantici, proprio perché esso esprime, in una visione allegorica, l'amore di Dio nei confronti del popolo di Israele. E del resto anche nella nostra tradizione cristiana, cattolica, il Cantico dei Cantici è diventato il cantico dei mistici, di coloro che spiritualmente si sono uniti a Dio e hanno sperimentato la stanza degli amori. Ma il testo nasce per esprimere semplicemente la cosa più bella del mondo, la passione travolgente di un uomo ed una donna, di un amato e di un'amata che cercano di coronare il proprio sogno d'amore. La cosa sorprendente è che la storia biblica che abbiamo fin qui letto non appare minimamente. Ci troviamo di fronte ad un testo assolutamente originale, un testo che anche per questa ragione è stato criticato. La parola Dio ricorre una sola volta. Non c'è traccia della legge, non c'è traccia di Mosè, non c'è traccia dei profeti e non c'è traccia di quelle che sono le sfuriate dei profeti nei confronti della donna adultera di Israele come prostituta che ha venduto i propri amori e i propri amanti. Di tutto questo non sembra esserci traccia. Sembra che questo poema sia come sospeso e in questa sospensione viva nel testo biblico. È per questo che non mi stanco di ripetere che la Bibbia è un testo umanista, proprio perché in questo libro che celebra l'amore e nel quale è legittimo vedere, significare l'amore di Dio per la sua Chiesa, per il suo popolo, l'amore di Cristo per l'anima del credente, questo libro però, prima ancora di parlare di tutto ciò, celebra la cosa più intima nel cuore dell'uomo. Ed è importante che al cuore del testo biblico ci sia questo poema di rara bellezza che racconta in questo modo così antico, potremmo dire noi moderni, così romantico, l'esperienza più intima che l'uomo possa fare. L'amore è l'unica cosa che ci rende felici e la passione, che è sua messaggera, annuncia l'invasione dei sensi, annuncia questo tripudio in cui il corpo stesso e la mente diventano uniti da questa vibrazione. Nella Bibbia dunque troviamo un testo poetico, un testo in cui ogni ansia teologica e morale, sapienziale, non trova spazio. Qui c'è solo spazio per il fantasticare degli amanti, il sogno d'amore, senza nessuna necessità di esprimere un giudizio. E così deve essere letto il cantico in prima lettura, godendo, così come il testo stesso ci racconta, la gioia, il piacere che Dio ha consegnato nell'esperienza dell'amore. Dunque il corpo, la sua corporeità, la sua sensualità, che è il luogo, il veicolo, l'immagine, la contemplazione attraverso cui l'amato e l'amata sono l'uno per l'altro. Questo c'è nel Cantico dei Cantici, questo troviamo celebrato, esaltato, per comunicare quella verità di cui talvolta religioni e forse anche filosofie hanno avuto paura. Le emozioni, i sentimenti e la passione d'amore è ciò che ci porta verso la felicità. I sensi non vanno domati, tantomeno vanno mortificati. I sensi vanno donati. E allora nel Cantico dei Cantici noi troviamo qualcosa di straordinario.
troviamo un'esaltazione corporea dell'amore, ma essa stessa, nel fuoriuscire di queste immagini poetiche, è l'espressione di un animo gentile, di uno spirito non mortificato, non inaridito, non impaurito di fronte al potere dei sensi, ma che li celebra, li eleva e ne gode pienamente. E in questo rincorrersi degli amati, quello che salta subito agli occhi è il ruolo dell'amata, è l'immagine di un amore che va oltre quelli che sono i propri limiti e forse anche le costrizioni culturali che gli autori vivevano in quell'epoca. È la rivelazione piena, una rivelazione che ci porta a mostrare come l'amore di questa amata sia un'immagine vera dell'amore sconfinato che Dio ha nei confronti dell'uomo. Allora è davvero incredibile. Coloro che hanno scritto questo libro intendevano celebrare l'amore degli amanti, coloro che l'hanno letto, coloro che hanno letto della passione, della foga, della ricerca di questi due amanti, hanno immediatamente riconosciuto Dio. E allora l'amore degli amanti e l'amore di Dio diventano un'unica cosa, perché, ed è questo l'elemento teologico con cui va letto il testo, nell'amare che ognuno di noi può esprimere e fare esperienza, c'è il dono di Dio. La lettura del Cantico dei Cantici è una lettura per persone innamorate, per persone che conoscono il tripudio dei sensi, la ricerca, l'angoscia di chi ha perduto l'amato e questo desiderio di unione che queste parole esprimono. Il credente, l'uomo religioso, il sacerdote, ogni religione in qualche maniera ha trovato ostacolo in questa esperienza e la nostra Chiesa talvolta non è riuscita a esprimere, non è riuscita ad elogiare con la stessa intensità la bellezza di questa unione, talvolta perché spinta a proteggere altri valori importanti come quello della procreazione, l'educazione dei figli, la fedeltà matrimoniale, il pericolo di una sessualità che in qualche maniera venga come in preda ad atti volgari. Ma la realtà però è che il cuore dell'uomo, la spiritualità dell'uomo è l'unica che può farci godere appieno delle bellezze dell'amore, perché Dio è passione d'amore, perché l'unione dei sensi è ciò che Dio ha donato a noi per partecipare della creazione di nuova vita, ma per partecipare di questo desiderio di unità che è il segno dell'amore di un Dio appassionato. E allora l'invito è quello di riprendere questo libro, di farlo insieme alle persone che si amano, di farlo insieme a coloro per cui batte il proprio cuore, per sentire insieme queste parole straordinarie con cui si conclude questo libro unico. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte e l'amore, tenace come gli inferi e la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che dispregio. In un mondo che ha commercializzato e in fondo volgarizzato ogni espressione corporea e ha mercificato anche il dono del proprio corpo, il libro del Cantico dei Cantici è davvero un'oasi nel quale ritornare. Per poter godere di questo amore c'è bisogno di purificare il proprio spirito, di elevare il proprio animo. Questo è il mio augurio, questo è il mio consiglio. Buona lettura.